Al giorno d'oggi, piattaforme come Fiverr stanno diventando sempre più diffuse in tutto il mondo e quindi, considerando anche la situazione in cui ci troviamo, ho deciso anche io di crearmi un account come videomaker, in modo da poter raggiungere persone in tutto il mondo senza allontanarmi dalla mia scrivania. La cosa che non sapevo è che, partendo da un account base creato su Fiverr, ci sono un sacco di passaggi e richieste da completare per arrivare a poter vendere. E la prima volta che ci ho provato ho perso un sacco di tempo e non sono riuscito a concludere nulla. Oggi però ho raccolto tutto il materiale che mi serve per crearmi un account di vendita su Fiverr e andrò a registrare tutto il processo, in modo che, se siete interessati anche voi a crearvi un account su Fiverr, non perdiate una mattina intera come ho fatto io. Prima di iniziare però, voglio spendere 30 secondi per spiegare a chi non lo sapesse già che cos'è Fiverr. Fiverr è una piattaforma online dove è possibile acquistare e vendere non oggetti come si fa su eBay o subito.it, ma bensì prestazioni lavorative. Queste, che sono a tutti gli effetti servizi, vengono chiamate gigs e possono essere messe in vendita a partire da $5. Se volete utilizzare Fiverr solo per acquistare servizi, basta creare un account non tanto diverso dalle migliaia di account che abbiamo nel web, quindi con un indirizzo email e una password. Ma se volete arrivare a vendere, la questione diventa ben più complessa. Dunque, una volta che vi siete creati un account base su Fiverr, per arrivare a vendere basta cliccare sulla scritta Become a Seller che trovate qui in alto. A questo punto, come primo step, vi verrà richiesto di inserire alcune informazioni personali, come nome e cognome, immagine del profilo, una descrizione di voi e le lingue che sapete parlare. Ok, ho inserito le mie informazioni, non prestate molta attenzione a questa descrizione perché in seguito vi chiederà di descrivere la vostra professione in maniera più accurata. Possiamo continuare con le informazioni professionali. Nelle informazioni professionali, come prima cosa vi chiede il vostro settore di occupazione. Io andrò a inserire video animation, dopodiché dobbiamo inserire da 2 a 5 sottocategorie del vostro settore di cui vi occupate, quindi io inserirò video editing sicuro, un po' di logo animation che non guasta e poi qualche visual effect. E vi richiede anche le vostre skill, che sono le vostre abilità in italiano, delle quali potete scegliere 3 categorie di esperienza: beginner, quindi principiante, intermedio oppure esperto. Dopodiché vi richiede qualche informazione riguardo la vostra educazione e il sito internet, informazioni che non sono obbligatorie e sinceramente non penso servano più di tanto. Comunque, una volta completate possiamo continuare. Lo step numero 3 vi richiede semplicemente di collegare i vostri account dei vari profili social. Allo step 4 connettere l'email e la password. Bene, ora che la parte noiosa è stata completata, passiamo al vero nocciolo della questione, ovvero creare i vostri gigs, o per parlare come mangiamo, i vostri servizi. Nel mio caso, essendo videomaker, andrò a creare un servizio dove offro editing di video che mi vengono mandati. Per prima cosa, il titolo del servizio che andiamo a vendere. È la prima cosa che viene letta, quindi deve essere breve ma efficace. Dopodiché bisogna inserire la categoria del servizio, che più o meno è la stessa o una sottocategoria di quelle che abbiamo inserito prima nelle informazioni del nostro profilo. Quindi andiamo a cercare video animation e vi si aprono diverse sottocategorie. Ora sono diverse per ogni categoria principale. Sceglierò video editing. Ok, ho creato il titolo del mio annuncio, le categorie le avevo già scritte, sì, e ho inserito i tag di ricerca. Questi ultimi sono parole chiave che permettono al vostro annuncio di apparire se queste vengono digitate nella barra di ricerca, quindi sono molto importanti. Ve ne richiede almeno 5, ma poi possiamo sempre aggiungerne. Una volta completato possiamo salvare e andare avanti. Ora, in questa sezione vi chiede di inserire il prezzo del vostro servizio. Spesso vengono divisi in 3 pacchetti, un pacchetto basic che vi permette di vendere proprio il minimo indispensabile ed essere molto competitivi,
un pacchetto standard e un pacchetto premium che di solito contiene il vostro servizio completo e costa di più. Per ogni pacchetto, oltre a una breve descrizione, dobbiamo andare a inserire alcune informazioni come il tempo di consegna e altre informazioni che in questo caso sono specifiche per il video editing perché variano in base alla categoria del servizio. Nel mio caso ad esempio c'è la durata in minuti del video, alcune informazioni come color grading, sound design, sottotitoli. Il numero di revisioni penso sia comune a molti, che significa quante volte permettete al cliente di farvi delle correzioni e di andare poi a modificare il vostro lavoro e riconsegnarglielo. State attenti perché può diventare piuttosto noiosa se inserite un numero di revisioni molto alto. Per ultimo, ma non per importanza, il prezzo. Ora, tenete presente che Fiverr trattiene il 20% dei soldi che guadagnate per ogni servizio, quindi il prezzo che andrete a scrivere qui non è lo stesso che guadagnerete. Ok, allora, ho creato i miei pacchetti. Dunque, partendo dal primo, veramente economico, offro solamente un video editing di base con una lunghezza massima di 1 minuto, quindi potrebbe essere per brevi spot pubblicitari oppure intro di qualche video. La versione standard è, a mio parere, il miglior compromesso perché offre praticamente tutto ad un prezzo molto economico. Invece il 100% Success Pack si descrive da solo, diciamo, a un prezzo molto più alto perché in questo caso anche io ho delle spese, come la licenza per il brano da utilizzare nel video, che a seconda degli scopi mi arriva a costare anche 30 o 40 euro. Successivamente ho notato che se volete potete aggiungere dei contenuti extra e i loro prezzi funzionano esattamente come gli ingredienti extra in pizzeria. Quindi abbiamo la consegna rapida, la pizza con la doppia pasta, la mozzarella di bufala. Bene, una volta conclusi i prezzi andiamo nella sezione successiva che ci chiede una descrizione del servizio. Io mi rivolgo soprattutto ai ragazzi giovani che vogliono pubblicare un video sui loro canali social ma che non conoscono nulla di video editing e quindi scriverò qualcosa diretto a loro. Dunque, ecco la frase che ho pensato. Sei bravo in qualcosa ma non sai come editare un video? Puoi comunque condividere il tuo talento in ogni caso. Posso editare il tuo video per YouTube, Instagram Stories, TikTok, IGTV o qualsiasi altro formato. Semplicemente mandami le tue registrazioni attraverso Google Drive e io andrò a fare il video per te. Sotto possiamo inserire alcune domande frequenti che ci vengono fatte dai nostri clienti. Ora penso che serva perché in futuro possiamo andare a modificare il nostro annuncio e inserire queste domande perché per una prima volta non ho per forza domande. Ok, nella sezione 4 dobbiamo inserire noi invece alcune domande da fare ai clienti in modo da indirizzarci al meglio nel lavoro che dobbiamo fare. Io per esempio ho pensato che andrò a scrivere se hanno esigenze particolari nella lunghezza del video e il formato nel quale vogliono il video. Nell'ultima pagina possiamo inserire video foto a supporto delle descrizioni che abbiamo scritto finora. Io ho pensato di creare un video di presentazione con un breve montaggio di alcune scene degli ultimi lavori che ho fatto e ho pensato di rivolgermi in inglese perché in questo modo posso rivolgermi a clienti in tutto il mondo, anche perché ho notato che l'italiano non è ancora presente in questa piattaforma. Comunque, questo è il video che ho creato. Hi, I'm Alessandro and I can make a lot of things. I'm good in making cakes, making friends, but because we are on Fiverr, I'm going to make only videos. I'm editing videos for 2 years, and this is what I can do. And you are lucky, because I'm new on this website. I'm very cheap. Come on, try me, and tell me what do you think. Ok,
Ok, ha finito di caricare il video, mi dice che è sotto revisione, ci metterà 24 ore, non è un problema. Ho caricato anche 2 foto che fanno vedere più o meno la timeline di Final Cut e il prima e dopo degli effetti che ho utilizzato per editare questo video. Dopodiché salvo e arriviamo alla parte finale. Parte finale che consiste semplicemente nel pubblicare il nostro gig, cioè il nostro servizio. Io mi copio questo link in modo da poter condividere il mio annuncio sui miei canali social e ve lo lascio anche qui sotto in descrizione. Nel caso, oltre che interessati a Fiverr, abbiate bisogno anche di editare in modo professionale un vostro video.